Volevo farvi del male. Spezzerò l'incantesimo, devo solo trovare... Cosa? Dove sono? Che è successo? Lily, dov'è Lenny? Allora il salvataggio spetta a noi. Il pugnale, ottima idea. Cinderella meets her mice and tells them about the ball, and she gives them a book on how to make a ball gown. The mice begin making the dress. Cinderella helps Anastasia and Drizella with their laundry as they lose their temper about being seen in old rags. Jack and Gus, the two mice, see sashes and beads on the floor. They try to grab the sashes and beads, then Lucifer wakes up with a bloodthirsty look on his face. Jack and Gus run into the mouse hole as Lucifer tries to chase them. And they try again, but Lucifer brutality bites at Jack. Gus grabs a pin and pokes the cat in the rear. Lucifer runs away in pain. Then the mice surprise Cinderella with the beautiful pink and white ball gown. She thanks them. Lady Tremaine, Anastasia, and Drizella are on their way to the carriage that is parked out in the front yard. Cinderella approaches with the gown and tells them that she is coming with them. Lady Tremaine notices something off about the gown. She asks Drizella and she gets mad and starts ripping the dress along with Anastasia. Little did they know some of the mice were standing behind Cinderella in horror. Drizella punches Cinderella in the face as Anastasia stops on the mouse in anger, killing it. Lucifer enters and scratches Cinderella's legs. Lady Tremaine says, "That's enough." They leave. As Cinderella's dress is torn up, legs bleeding, and bruised up, she runs out to the yard and weeps. Then I paused the film in horror. I decided to swim at the hotel's pool to calm myself down. Then I returned to my hotel room, took a shower to detoxify myself from the pool's chlorine. I returned to my laptop and continued watching the film. The scene where Cinderella meets the fairy godmother was similar to the 1950 version, especially the scene where she dances with the prince at the royal ball and the midnight pumpkin pursuit. We cut to the king waking up from his dream about becoming a grandpa. The Grand Duke enters the room and tells him that Cinderella ran away after the dance. You would expect a slapstick scene with the king and the duke, but here, the king was putting his dukes up, no pun intended, like a boxer. They both bounce on the bed before getting caught in the chandelier. The king then slices the chains as they fall, instead of the goofy holler like in the 1950 film. It was a gut-twisting scream, like as if Louis Van Rooten, the voice of both the King and Grand Duke, was actually falling to his death. The chandelier lands on the bed. The Grand Duke had black eye from the fall. Che dici di quella bianca, come si chiama? Oh, Biancaneve, infanzia difficile. Una regina cattiva l'ha Cenerentola incontra i suoi topi e racconta loro del ballo, e dà loro un libro su come realizzare un abito da ballo. I topi iniziano a fare il vestito. Cenerentola aiuta Anastasia e Drizzella con il bucato, mentre perdono la pazienza per essere stati visti vestiti di vecchi stracci. Jacques e Gus, i due topi, vedono fusciacche e perline sul pavimento. Il tentativo di afferrare le fusciacche e le perline. Poi Lucifero si sveglia con uno sguardo assetato di sangue sul viso. Jacques e Gus corrono nella tana del topo mentre Lucifero cerca di inseguirli e ci riprovano, ma la brutalità di Lucifero morde Jacques. Gus afferra uno spillo e colpisce il gatto nella parte posteriore. Lucifero fugge dal dolore. Poi i topolini sorprendono Cenerentola con il bellissimo abito da ballo rosa e bianco. Lei li ringrazia. Lady Tremaine, Anastasia e Drizzella si stanno dirigendo verso la carrozza parcheggiata nel cortile.
Cenerentola si avvicina con l'abito e dice loro che verrà con loro. Lady Tremaine nota qualcosa di strano nell'abito. Chiede a Drizzella e lei si arrabbia e inizia a strappare il vestito insieme ad Anastasia, che non sapevano che alcuni dei topi erano in piedi. Dietro Cenerentola inorridita. Drizzella prende a pugni Cenerentola in faccia, mentre Anastasia si ferma il topo con rabbia e uccide. Lucifero entra e graffia le gambe di Cenerentola. Lady Tremaine dice: basta così, se ne vanno, mentre il vestito di Cenerentola è strappato sulle gambe sanguinanti e piena di lividi corre fuori in cortile e piange. Poi ho messo in pausa il film con orrore. Ho deciso di nuotare nella piscina dell'hotel per calmarmi. Poi sono tornata nella mia camera dal letto. Ho fatto una doccia per disintossicarmi dal cloro della piscina. Sono tornata al mio portatile e ho continuato a guardare il film. La scena in cui Cenerentola incontra la fata madrina era simile alla versione Principe al ballo reale e l'inseguimento della duca di mezzanotte. Stacchiamo con il re che si sveglia dal suo sogno di diventare nonno. Il Granduca entra nella stanza e gli dice che Cenerentola è scappata dopo il ballo. Ti aspetteresti una scena slapstick con il re e il duca, ma qui il re stava mettendo i suoi denti, nessun gioco di parole, come un pugile. Entrambi rimbalzano sul letto prima di rimanere intrappolati nel lampadario. Il re poi taglia le catene mentre loro caduta, invece del Woody Horner come nel film del 1950. Era un urlo straziante come se Louis Van Rosen, la voce sia del re che del Granduca, stesse effettivamente cadendo verso la sua morte. Il lampadario atterra sul letto e il Granduca aveva gli occhi neri. Giuria per la caduta. Then I was like, since when did the Witch of the West ever have sex with the wizard? Whatever Dorothy said, I end up acting like, what the fuck? And then the Wicked Witch of the West begins to shout back, you, my pretty, are my dinner. She laughs as she cuts Dorothy open and eats her organs. I felt like I was going to be sick at this point, but after 20 seconds, the witch ate Dorothy until she was nothing but a flesh corpse on the table. She was able to get the ruby slippers as the screen faded to black and the cuts to Kansas where Auntie Em and Uncle Henry walked into Dorothy's room to see blood and guts all over the room. And they screamed in horror as the screen faded to the ending credits that said, "The End." And the cast was all the same and the screen faded to black and then cuts to static. I ejected the VHS tape as I was too scared of this horror version of The Wizard of Oz. I stayed up till like 3 in the morning because I could not sleep after I watched Dorothy being killed. The next day I went to my Wizard of Oz group on Facebook and messaged everyone in my group of what I saw. I sent pictures and even a few videos of footage in private messaging since I did not want to post it for everyone on Facebook to see because Facebook could ban me from the website. Everyone in my Wizard of Oz group was shocked about what I found, so I decided to talk to the old man on what I saw when I went to his garage sale. I was lucky enough to remember the street name and house number at the same time. I was then so thrilled to remember the VHS tape. The old man walked me inside his house as I sat down with him on the couch. He asked me on the VHS tape that it said, The Wizard of Oz 1936, and I told him on when I watched it and what I saw. I showed him photos and a few videos of the footage that I saw. The old man was shocked about it and said to throw it away when I got home. So after my visit with the old man where I got the VHS tape from that said Wizard of Oz 1936, I threw away the tape and a week later I went to see if the tape was in the garbage. It wasn't. I looked around my whole house but it was nowhere to be found. I never seen the VHS tape again. If you come across a VHS tape with a blue star sticker on it that says Wizard of Oz 1936, just don't watch it or your childhood will be ruined. Anche tu mi completi. D'accordo. Oh, bella, fratello. Ci è riuscito. Ha battuto un mostro imbattibile. Con un pezzo mancante. È lui, il mio pezzo mancante. No, questo è stupido. Ma
Se fosse... Ah, devo esserne sicura. Se lo consegno alle 3 principesse domani alla montagna di fuoco, non saprò mai se potrebbe innamorarsi di me. Lei è una minaccia più grande del previsto. Ma un cuore sotto chiave così a lungo può essere fragile. Non ci vuole molto a spezzarlo. Ti ho portato un souvenir. L'ho spremuto fuori lui. Allora, hai visto? Dov'è Lenny? Questo cos'è? Vediamoci al piatto prelibato alle 8. The scene cuts back to Cinderella talking to Lady Tremaine, Anastasia, and Drizella about the ball. As she walks back to her tower, Lady Tremaine gives a creepy stare, not like in the 1950 film, but as if she was staring at the viewer with hatred. The Grand Duke arrives at the Tremaine household as Lady Tremaine locks Cinderella in her room. She then sees Jack and Gus on the floor. She throws them out the window. Cinderella cries, but not like fictional crying. But like as if Alan Woon's the voice of Cinderella was crying. She then gets angry like a bat, finds the next, chops the door open, walks behind Tremaine, kicks her down the stairs, injuring her. She then sees Anastasia and Drizella trying on the slipper. The Cinderella walks up to Anastasia and tells her, "But when you're his bride, you can sit or ride, you'll never have to walk." She cuts off Anastasia's toe. She screams so realistically to the point that it sounds like Lucille Bliss was screaming. Cinderella then walks up to Drizella. She stuffs a rag in her mouth. She cuts off her foot. Drizella screams like as if Rhoda Williams AAS being stabbed in real life. Lucifer enters, but she kills him with the axe. She says to the dying cat, "This is for making my life miserable." La scena torna a Cenerentola che parla con Lady Tremaine. Anastasia e Drizzella del ballo, mentre torna alla sua torre Lady Tremaine lancia uno sguardo inquietante non come nel film del 1950, ma come se stesse fissando lo spettatore con odio. Il Granduca arriva a casa Tremaine, mentre Lady Tremaine chiude a chiave Cenerentola nella sua stanza. Poi vede Jacques e Gus sul pavimento e li getta al vento mentre Cenerentola piange, ma non come un pianto immaginario, ma come se il Lennewood fosse la voce di Cenerentola piangeva. Poi si arrabbia come una psicopatica, trova un'ascia, spacca la porta, cammina dietro Lady Tremaine, la calcia giù per le scale ferendola, poi vede Anastasia e Drizzella che provano la stanchezza. Anastasia e dice lei: "Ma quando sarai la sua sposa potrai sederti o cavalcare, non dovrai mai camminare." Taglia l'alluce di Anastasia, urla in modo così realistico al punto che sembra che Lucille Bliss stesse urlando. Cenerentola poi si avvicina a Drizzella, si infila uno straccio in bocca, si taglia il piede. Drizzella urla come se Rhoda Williams fosse pugnalata nella vita reale. Lucifero entra ma lei lo uccide con l'ascia. Dice al gatto morente: "Questo è per rendere la mia vita infelice." Già, che fine avrà fatto quella fuorilegge? Meglio ordinare kebab. Signore, al principe Azzurro serve un po' di compagnia. È ora. E è andata. Ora che ha battuto l'imbattibile, questo principe deve scegliere la sua principessa. Allora, Io come andrai? Lo portiamo a quella montagna.
Votiamo il compenso e torniamo al lavoro. Non fidarti di niente. Specialmente del tuo cuore. Fa male, davvero. Ci siamo. Ehi,